Hai appena acquistato il nuovo radiocomando DJI RC2 per il tuo DJI Avata 360, ma hai già configurato visore e motion controller? Io sono Massimiliano Zeoli, pilota e istruttore DJI, e in questo video ti mostrerò la procedura completa per collegarlo senza perdere tempo tra menu e associazioni. La buona notizia è che non devi rifare tutta la configurazione da zero, ti basta entrare nell'app DJI Fly e seguire alcuni passaggi per associare il nuovo radiocomando al drone. Se già disponi del visore e del motion controller DJI e devi aggiungere un nuovo radiocomando DJI RC2, procedi in questo modo. Accendi il radiocomando ed effettua il login con le tue credenziali. Aggiorna l'app DJI Fly preinstallata sul radiocomando se necessario e, allo stesso modo, verifica se ci sono aggiornamenti disponibili per il radiocomando DJI RC2. Installali se richiesto. A questo punto puoi collegare il drone. Ora dalla pagina principale in DJI Fly tocca Connetti al velivolo. Seleziona nel menu a scorrimento DJI Avata 360. Se richiesto, scarica e installa ulteriori aggiornamenti necessari. Rimuovi la protezione gimbal e accendi il drone. Poi tocca su Associare ora. Tieni premuto il pulsante di accensione del drone per 4 secondi fin quando non avverti un segnale acustico. A questo punto tocca ancora il pulsante in basso a destra della schermata. L'ultimo passaggio consiste nello scegliere la modalità di associazione. Se scegli Modifica dispositivo associato, verrà registrato il collegamento tra il radiocomando e il drone. Se hai attivato la protezione DJI Care Refresh, potrai continuare ad usufruire della copertura Flyaway. Se invece scegli Dissocia dispositivo, potresti non essere più idoneo a utilizzare la copertura del servizio DJI Care. Scegliamo quindi la prima opzione per mantenere le informazioni dell'account DJI. Questa procedura non dovrai più eseguirla e potrai pilotare il drone o con il radiocomando o con il visore. Il sistema effettuerà automaticamente l'associazione. Ma ti ricordo che il radiocomando si scollegherà automaticamente da un drone se un nuovo radiocomando è collegato allo stesso velivolo. Prima del volo controlla sempre che il comando degli stick risponda correttamente e che il radiocomando sia effettivamente quello attivo. Se utilizzi più dispositivi DJI, questa verifica evita parecchi problemi sul campo. Ti ricordo che se ti stai preparando per ottenere il patentino drone, ho scritto questo manuale di preparazione all'esame Open A1-A3 che ti consentirà di ottenere l'attestato oggi stesso facilmente, perché qui trovi veramente tutto quello che ti serve sapere. Trovi tutte le informazioni in descrizione. Grazie per l'attenzione e se questo video ti è piaciuto non dimenticare di mettere un like e di sottoscrivere il canale se vuoi restare aggiornato sul mondo dei droni. A presto e buon volo!